Bentornati a Football Benchmark, bentornato e benvenuto ad Andrea Sartori, Global Head of Sport di KPMG. Ciao Luca. Allora Andrea, con te oggi vogliamo parlare di stadi, di quanto costa costruire uno stadio, di cosa comporta costruire uno stadio, che tipo di benefici ha e che tipo di stadio bisognerebbe costruire, cioè qual è lo stadio perfetto da costruire, se c'è un incastro perfetto fra tutte le variabili che bisogna tenere in considerazione. E per farlo siamo partiti, anzi sei partito nella tua analisi dei dati, dall'analisi appunto della situazione in Europa adesso con gli stadi di proprietà naturalmente delle società più importanti. Questa è la media, il primo dato che ci hai voluto portare è la media degli spettatori nella stagione 2016-2017 negli stadi di proprietà più importanti, negli stadi più importanti d'Europa. La media di spettatori è una media, soprattutto per le spagnole, soprattutto per le tedesche, molto alta. Sì, questo chiaramente fa riferimento al numero di spettatori in termini assoluti ed è influenzato anche chiaramente dalla capienza dello stadio. Certo. Però cosa emerge da questa grafica? 3 delle 8 squadre analizzate sono squadre tedesche, quindi abbiamo il Bayern di Monaco, lo Schalke e il Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund è primo, ha uno stadio di circa 80.000 posti ed è praticamente sempre pieno, come vedremo penso nella grafica successiva. Anzi, possiamo addirittura vederla perché forse cambia qualche cosa, no? Tu dicevi dipende da quanto è grande lo stadio. La percentuale di utilizzo dello stadio invece ci testimonia di quanto lo riempo il mio stadio. Allora, paradossalmente, tu dicevi il Dortmund lo riempie quasi sempre, c'è chi fa meglio del Dortmund. Sì, c'è chi fa meglio del Dortmund, qua praticamente abbiamo 2 squadre tedesche rimangono in questa classifica che sono il Borussia Dortmund e il Bayern di Monaco. Il Bayern di Monaco, come del resto il Chelsea, è sempre pieno lo stadio, quindi 100% di tasso di utilizzo, però vediamo anche che in questa classifica qua ci sono 5 squadre inglesi. E il tasso di utilizzo degli stadi inglesi è altissimo, però bisogna anche dire che la capienza media è nettamente inferiore rispetto agli stadi tedeschi e agli stadi italiani. Poi magari ce lo dirai se è una politica anche di prezzi rispetto ai club tedeschi o meno. Vediamo che cosa succede in Italia, perché i numeri all'estero sono altissimi, 80.000 presenze, quasi il 100% dei dati. In Italia chi fa più spettatori allo stadio nella passata stagione è l'Inter con 46 milioni di spettatori di media a partita, un dato obiettivamente molto distante, nonostante sia il migliore in Italia, dalle migliori performance europee. Purtroppo sì, infatti abbiamo visto che nelle 2 grafiche precedenti, in termini di spettatori assoluti e in termini di indice di utilizzo dello stadio, nessuna squadra italiana appariva nella grafica, appariva nelle 8. Qua vediamo la media spettatori e chiaramente vediamo le grandi squadre italiane, però vediamo anche grandi squadre italiane come ad esempio l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio e il Napoli che giocano in stadi molto molto grandi. E lo vediamo proprio nella prossima grafica, esatto. No, Andrea? Cioè quella che si avvicina agli standard europei come tasso di percentuale di utilizzo dello stadio è la Juventus. Le altre, soprattutto le altre grandi, l'Inter, come vedi, chiude, come sai, anzi, chiude la classifica, Napoli quasi, Lazio e Roma, per esempio, non rientrano a fare le prime 8. O il Milan. Il Milan in questa classifica, almeno per la stagione analizzata 2016-2017, è 15esimo, la Roma è 17esima con il 45% di tasso di utilizzo. Come dicevi tu, la Juventus raggiunge il 95% di indice di utilizzo, di riempimento dello stadio, però è uno stadio da circa 43.000 posti e anche questo dimostra come, e lo dicevi tu nella fase introduttiva di questa puntata, di come sia essenziale dimensionare lo stadio in maniera appropriata. Tendo anche a sottolineare che in questa grafica, e forse non è un caso, appare anche l'Udinese che con la Dacia Arena e nonostante non abbia avuto delle performance come quelle di alcuni anni addietro a livello sportivo, è quarta in questa grafica con un tasso di utilizzo dello stadio del 70%. Prima parlavamo di biglietti, di quanto può costare un biglietto. È evidente che il prezzo del ticket incida anche nella performance dello stadio, chiamiamola così. Quali sono le squadre che fanno pagare di più il biglietto d'ingresso?
ci hai portato le prime 10 in Europa, gli stagionali più alti Sì. in Europa. Le prime 8 sono. Le prime 8, scusami. Sì. Le prime 8. Ci sono 4 italiane. Ecco, quindi quando abbiamo guardato il tasso di utilizzo e diciamo, il numero di spettatori in valore assoluto, non c'era nessuna italiana. Quando andiamo ad analizzare gli abbonamenti più cari, vediamo che ci sono 4 squadre italiane, le 2 milanesi, la Juventus e il Napoli. Notiamo che il prezzo più alto in assoluto è quello del Paris Saint-Germain, che gioca in uno stadio da circa 50.000 posti, e diciamo che poi ci sono 4 squadre che si attestano tra i 2.300 e i 2.000 euro, che vanno dal Tottenham all'Inter. Tutto sommato la Juventus, anche considerando che la capienza dello stadio non è molto alta, direi che ha un costo di abbonamento, quantomeno quando guardiamo il valore massimo, tutto sommato abbastanza modesto, di 1.800 euro. Questo comunque permette alla Juventus di essere fra le italiane quella che ha il miglior ricavo da seggiolino, cioè quanto riesco a ricavare dal seggiolino, naturalmente dando per scontato che tutti quanti, comunque prendo in considerazione tutti i posti disponibili dello stadio, sia se vengono acquistati i biglietti sia no, per quanto riguarda le italiane. E la Juventus è nettamente prima in questa classifica, con 43 euro a seggiolino. Sì, è in un certo senso l'indice migliore per analizzare la redditività di uno stadio. Ed è per quello che noi, quando facciamo delle analisi sugli stadi, ci focalizziamo moltissimo su questo valore. Ogni seggiolino dello Juventus Stadium praticamente produce 3 volte di più rispetto a ciò che il Milan riesce a produrre, o più di 4 volte rispetto al Napoli. È vero però che quando andiamo a paragonare la Juventus a delle squadre inglesi, ad esempio il Chelsea è quasi il doppio rispetto alla Juventus, anche se però in uno stadio di dimensioni praticamente simili io dico che c'è un effetto Londra generato dal turismo, un effetto Londra generato dal potere di spesa chiaramente della capitale britannica. Visto che dobbiamo cercare di incastrare quindi quanto dobbiamo mettere, quanto dobbiamo far pagare i biglietti, quanto grande deve essere lo stadio, naturalmente anche tener conto delle potenziali performance sportive che ci sono previste per le società, nella migliore e nella peggiore delle ipotesi. Sono tanti i dati da dover assemblare per cercare di costruire lo stadio. Sai benissimo, sicuramente meglio di me, l'Inter e il Milan stanno ragionando se farlo insieme, se prendere San Siro ancora oppure se costruirlo in un posto nuovo. Tante società italiane, Roma compresa, stanno già pensando alla costruzione di un nuovo stadio. Allora io vorrei, Andrea, che ci spiegassi questo grafico, che è di per sé semplice ma forse anche un po' complicato, nel senso che non c'è, se dovesse esserci una formula matematica per costruire lo stadio migliore, questo potrebbe essere un aiuto, diciamo così. Assolutamente, non è un grafico semplicissimo da capire, ma provo a spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Prima di tutto tendo a dire che nella costruzione degli stadi non ci sono delle economie di scala. Non è perché tu costruisci, più lo fai grande, non è che il costo medio al seggiolino decresce, ma anzi aumenta. E uno si chiederà, ma perché? Perché di solito c'è un impatto chiaramente sul costo del terreno, hai bisogno di un'area maggiore, hai bisogno chiaramente di più ascensori, di più scale, cioè c'è una crescita del costo, più parcheggi, e quindi praticamente il costo tende a crescere. È un po' come un grattacielo, costruire ai piani più alti costa molto di più rispetto ai piani più bassi. Però se tu guardi il ricavo per seggiolino, quindi parliamo del ricavo marginale, ad un certo punto, quando tu la linea blu, quando tu hai introdotto i posti, diciamo, VIP, dove tu praticamente riesci ad aumentare i tuoi ricavi totali e di conseguenza ad aumentare il ricavo marginale, a un certo punto il ricavo per seggiolino decresce, perché a quel punto devi vendere dei biglietti che sono praticamente, il seggiolino è più lontano dal campo. Certo.
E qua il segreto è cercare di trovare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta e quindi andare ad incrociare diciamo le due curve in modo da ottimizzare la capienza. L'errore che si è fatto moltissime volte, soprattutto negli anni addietro, è cercare di pianificare degli stadi sulla base del picco. Non bisogna mai pianificare uno stadio sul picco di domanda, bisogna capire la domanda e capire qual è la variazione, la domanda, capire qual è la media e la variazione attorno alla media. Quindi non a caso probabilmente la Juventus, pur essendo una delle squadre più seguite in Italia, quella con il maggior numero di tifosi, rispetto a questo grafico diciamo che lo ha seguito in maniera abbastanza lineare, perché ha 43-44 mila posti, come vedete, in coincidenza con la riga blu che comincia a salire verso il picco prima di cominciare a scendere per ricavi leggermente più bassi. Sì, poi chiaramente... Chiaro, dipende poi da società a società. Da società a società, da bacino di utenza, il tipo di città e poi chiaramente non dimentichiamoci che dipende anche dalla performance sportiva della squadra. Ovviamente la Juventus sta avendo un tasso di riempimento molto alto, il più alto della Serie A fin da quando ha aperto l'Allianz Arena, però non dimentichiamoci che chiaramente c'è stato un successo sportivo notevole in questi 6 anni e quindi c'è una relazione. Finora molti stadi sono stati costruiti, almeno in Europa, perché in Italia i pochi stadi costruiti sono di proprietà, grazie alle competizioni internazionali che poi sono state giocate o stanno per essere giocate. Questi sono una panoramica degli ultimi stadi costruiti in Europa dal 2013 ad oggi. Come vedete molte bandierine russe. La cosa che colpisce a me e cerca di come dire, farmi capire come mai c'è questa situazione, quello che abbiamo detto poco fa rispetto al grafico, in alcuni casi non è rispettato. Per esempio il Wanda Metropolitano è uno stadio da quasi 70.000 spettatori, così come Baku o come lo stadio di Lione, ma ha un costo a seggiolino relativamente basso. Sono riusciti probabilmente in quel caso a fare economia di scala? Ma è difficile dirlo. Secondo me, qua abbiamo 3 stadi che sono al top in termini di costi, dai 10 ai 12.000 euro al posto, che sono 3 stadi sviluppati in Russia, 2 dei quali saranno utilizzati per i campionati del mondo. Bisogna anche dire che questi stadi costruiti per delle manifestazioni particolari, come ad esempio un campionato del mondo, un campionato europeo, hanno a volte degli standard molto molto superiori che dipendono anche dalle richieste praticamente dell'organizzazione. E vanno in un certo senso a produrre un po' una distorsione. Tu facevi riferimento al Wanda Metropolitana, però possiamo fare riferimento anche ad esempio allo Juventus Stadium, che è stato costruito chiaramente anni addietro con un costo di poco superiore ai 3.000 euro al posto. Possiamo anche dire, lasciando perdere un po' gli stadi che sono stati costruiti per eventi speciali, che tu puoi costruire uno stadio da 40-50 mila posti anche con un costo per seggiolino intorno ai 4.500-5.000 euro al posto. Voglio anche focalizzarmi poi sugli stadi piccoli, perché molte squadre diciamo di medie dimensioni, come potrebbe essere l'Udinese, l'Atalanta, il Chievo, il Cagliari, la stessa Sampdoria e il Genova, che stanno pensando eventualmente di acquisire Marassi, da quello che ho letto, si può costruire uno stadio da meno di 25.000 posti anche con dai 1.500 ai 2.500 euro al posto. Abbiamo visto delle squadre tedesche anche di Serie B, che hanno costruito dei piccoli gioiellini spendendo meno di 2.000 euro al posto. Grazie allora Andrea Sartori per questa bella panoramica sugli stadi di proprietà, soprattutto su quest'ultima possibilità, visto che lo stadio diventa un punto cardine anche per sviluppare ricchezza per le società e per far ripartire e rilanciare il calcio italiano. L'appuntamento con Football Benchmark è con te la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie.